Cos'è questa cosa? Cioè ogni volta che vengo mi sembra sempre più grande l'aperitivo. Non so se rende in video, cioè. Questo vlog inizierà così, mi trovo a Cagliari, iniziamo con una super colazione rigenerante perché sono abbastanza in down mode, quindi iniziamo la giornata nel modo migliore. Direi di iniziare dal cornetto. Questo cornetto l'ho riempito con della crema alla nocciola, si poteva riempire con qualsiasi tipo di crema praticamente. È molto soffice, croccante, ancora caldo. Passiamo al paninetto al cioccolato, un classico panino al cioccolato, comunque buono. Abbiamo scelto questo bar che si chiama il Cocodì, che c'è un'ampia scelta tra pasticceria, quindi fette di torte, croissant che si possono riempire con qualsiasi tipo di crema, marmellata, e anche salato, panini, paninetti, tramezzini, qualsiasi genere di cosa. Abbiamo scelto in base alle recensioni anche noi e devo dire che è provato. Stiamo facendo una tappa veloce a Cagliari e ci staremo circa 2 ore. L'idea è quella di visitarla un po' e anche assaggiare qualcosa di tipico. Quando veniamo in Sardegna, Cagliari è un po' una tappa obbligatoria. Prendiamo l'aereo all'aeroporto di Cagliari, ci fermiamo un po' di tempo prima di andare all'aeroporto per fare un giretto in città perché ci piace molto. Colombi arrampicatori che bevono dalle mura. Come città è quasi tutta in salita, quindi se venite qui armatevi di pazienza e gambe. Questa è la torre dell'Elefantino, infatti lo si può vedere proprio lì su. Ora proverò la pizzetta sfoglia cagliaritana. Ora una campidanese. Ho preso la campidanese, quindi con pomodoro, salsicce e zafferano. Testiamola. Croccante al punto giusto. Comunque bella pesantina, diciamo che scaldata sarebbe stata ancora più buona. Prezzo 2,50 €. Ora siamo sul bastione di Saint-Rémy, uno dei punti della città dove si può ammirare a 360 gradi tutto il panorama, dalla città al mare di fronte. Questo è anche uno dei simboli della città di Cagliari. Ha un piazzale molto grande con delle panchine dove ci si può sedere. Lì in fondo c'è tutto il porto, di qua il mare. Qui una volta c'erano tutte panchine in pietra, ma le hanno distrutte, quindi le hanno tolte tutte. Tutta la scalinata per salire. Da questo lato ci sono anche colline, colli, in particolare ce n'è uno molto famoso, la Sella del Diavolo, dove si possono fare dei trekking molto belli. Non l'ho ancora fatto, infatti in futuro lo vorrò fare assolutamente. Si chiama così appunto per la forma, è una sella praticamente. Si chiama Sella del Diavolo perché la vecchia storia dice che il diavolo si innamorò praticamente del mare di Cagliari, quindi volle impossessarsi tutta quella zona, quindi ci fu una battaglia tra bene e male e grazie anche all'arcangelo Michele e al suo battaglione di angeli riuscì a sconfiggerli. In quella zona c'è anche il Poetto, dove c'è la spiaggia principale della città. Questa volta ci va molto bene perché stiamo facendo i 170 gradini del bastione al contrario. Di solito facciamo sempre la salita e scendiamo dall'altro lato. Oggi va così. E da questa prospettiva è veramente imponente. Cagliari è una delle città più calde d'Italia e allo stesso tempo quando qui c'è vento diventa anche una delle città più pericolose. Come viene chiamata? California. Siamo su via Garibaldi, la via dello shopping cagliaritano. Sono le 9 ovviamente, adesso non c'è nessuno. Tutti i negozi sono ancora chiusi, tra poco apriranno probabilmente. E si inizia già a sentire il sole che comincia a scaldare per bene. Ogni volta che visito una città di mare mi cominciano a frullare in testa una serie di pensieri nella possibilità di vivere in una città così calda dove hai il mare a portata di mano. A me piacerebbe una situazione del genere perché sono amante del mare, mi arrivano una serie di sensazioni e mi chiedo: c'è effettivamente la possibilità di vivere in una città così oppure è veramente difficile? Chi lo sa? Premo il pulsante? Meglio di no. Dove si va? Destra o sinistra? Destra. Non ci sono le strisce. Questa è la zona della marina dove c'è il porto con barche, barchette, gommoni. Ogni tanto c'è anche qualche bel yacht. Da qui c'è il rischio di vedere troppi tramonti spettacolari. Quindi non so se sarei pronto a questa cosa. Laggiù in lontananza invece c'è il porto per tutti i traghetti e le barche cargo. Ci troviamo quasi in Africa. Eh sì, è molto vicino. E infatti ci sono anche le palme. C'è tutto il viale con edifici e palme che ricordano appunto molti paesi del Nord Africa. E cosa molto interessante, sono riusciti ad allungare la pedonabile e la ciclabile che appunto parte dalla marina e arriva fino alla spiaggia del Poetto. In questo modo si garantisce anche una viabilità sostenibile, non solo con mezzi a motore. Guardate l'architettura degli edifici, le finestre, le palme, cioè ditemi se non sembra di essere in Nord Africa. Ora risaliamo, sta arrivando il momento più atteso della giornata.
Se state cercando un posto dove fare aperitivo qui, passate da Tiffany. Lo dico ancora prima di sedermi. Un nome e una garanzia. Ora capirete perché. Questo è il posto dove tutti i cagliaritani vengono qui a fare aperitivo e non solo, anche i turisti. Oh, vuoi due vlog? Yes. Fai vlog? Grazie. Prego. Ma sembra più grande. Cos'è questa cosa? Cioè ogni volta che vengo mi sembra sempre più grande l'aperitivo. Non so se rende in video. Cioè, questo è un aperitivo, io non ho mai visto aperitivi così grandi. Partiamo dalle cose basilari: olive, noccioline, patatine, pizzette, e il prezzo ve lo dirò alla fine. Nella colazione di prima mancava la spremutina d'arancia, adesso abbiamo rimediato. Pizzettino tantrica. Questo si chiama aperitivo. Oltre all'analcolico, alcolico, ti portano tantissime pietanze ed è tutto compreso in un prezzo unico. A differenza di tanti altri posti, direi quasi tutti, che non ti portano nemmeno un vassoietto di patatine. Qui ti fanno fare un vero e proprio aperitivo. Sorviamo l'oliva, molto gustosa. Arachidino. Il costo per aperitivo più tutto quello che avete visto da mangiare è di 5 euro. Quindi mi sembra veramente un prezzo molto ma molto economico. Non si trova in giro, almeno io non ho mai trovato in giro dei bar o dei posti che facessero degli aperitivi a questi soldi. Avete visto, la coppa dell'aperitivo era grande come la mia mano, quindi qualcosa di incredibile veramente. Più pizzette, patatine, olive, arachidi, tutto compresi nei 5 euro. Se passate per Cagliari, da Tiffany è una tappa obbligatoria. Questa avventura è giunta al termine, spero vi siano piaciuti tutti questi video dalla Sardegna e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Jack.